Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi proviamo a fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Oggi faremo un ascolto progressivo. Che cosa significa? Significa che io vi racconterò qualcosa e lo farò aumentando la complessità della lingua. Partirò da un livello A1 per arrivare progressivamente ad un livello C1. Ogni livello prevede una funzione comunicativa specifica, quindi vedrete in atto queste funzioni comunicative, iniziando dal livello A1 che prevede saper descrivere, per arrivare poi fino al C1 che invece prevede un uso della lingua molto più complesso, racchiude tutti i livelli precedenti, perché non possiamo andare avanti e dimenticare le cose che abbiamo fatto prima, e mette in atto quello che io chiamo il filosofeggiare, quindi parlare di cose astratte, idee, concetti, eccetera. Con la progressione dei livelli passeremo dal concreto all'astratto, dall'uso della lingua più concreto, tipico dei livelli iniziali, partendo dalla descrizione della realtà intorno a noi, per poi arrivare a parlare di concetti più astratti. Filosofeggiare, come mi piace dire. Mi raccomando, ci sono i sottotitoli, quindi attivateli. Iniziamo! Questa è la mia borsa, è nera ed è di pelle. È abbastanza grande, quindi posso mettere tante cose qui dentro, anche se a volte diventa troppo pesante. Qui dentro ci sono le mie chiavi di casa, c'è il mio portafogli, c'è un pacchetto di fazzoletti, c'è un vecchio scontrino, c'è il mio lucidalabbra, ci sono i miei occhiali da sole nella loro custodia, ci sono anche le mie cuffiette. Nella tasca interna c'è anche un vecchio biglietto del cinema, di quando qualche settimana fa sono andata insieme ad una mia amica a vedere un film. Siamo andate in un cinema di Trastevere, un quartiere al centro di Roma, per vederlo in lingua originale. Il film ci è piaciuto molto, anche se era un po' triste. Porto sempre con me anche un'agendina con una penna, perché penso che sia meglio per il cervello scrivere a mano. Ho l'impressione di ricordare meglio le cose che mi appunto a penna. Certo, usare il cellulare è una tentazione costante, perché è facile e immediato, ma è anche una fonte continua e infinita di distrazione. Nella mia borsa non manca mai neanche questa. In molti la chiamano shopper, cedendo ad un anglicismo superfluo, inutile direi. In italiano si chiama borsa di tela o anche sporta. La sporta è proprio una sacca capiente che può essere fatta di vario materiale, ma il più delle volte è di tessuto, di tela, con due manici, usata principalmente per portarci la spesa. La parola sporta viene dalla parola latina che significa paniere, che a sua volta viene dalla parola greca con lo stesso significato, ma che entra nel latino tramite la lingua etrusca. È una parola dalla storia davvero affascinante. A volte è imprescindibile portarsi dietro una borsa capiente, perché ci servono tutte queste cose durante le lunghe giornate che trascorriamo fuori casa. Ci sono persone che se non uscissero con la propria borsa
si sentirebbero nude, quasi come mancasse loro un pezzo della propria personalità. Tuttavia, a volte è più l'ansia di non avere accesso a qualcosa che ci fa stare male, perché non è detto che un certo oggetto ci servirà veramente. Spesso e volentieri siamo succubi di ciò che possediamo, senza nemmeno rendercene conto. Questo è tutto per l'esercizio di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!